L'illusione dell'illuminazione. Sapere di non sapere è il vero sapere. Non sapere e credere di sapere è il male comune degli uomini. Questo verso di Lao Tzu ci introduce al tema che vogliamo trattare, l'ignoranza come base della conoscenza. Si può dire che non ci sia tradizione religiosa o filosofica che non abbia trattato questo tema. Questa nozione è nota in psicologia come l'effetto Dunning-Kruger, dal nome dei due studiosi che hanno misurato con esperimenti concreti la propensione di chi è poco competente a sopravvalutarsi, mentre, come corollario, chi realmente sa, consapevole dei propri limiti, tende a sottovalutarsi. In Occidente Platone ci narra di Socrate, che stimolato dall'oracolo di Delfi, ricerca chi sia più sapiente di lui, dovendo alla fine riconoscere di essere lui più saggio che avesse trovato, perché riconosceva di non sapere. E quindi l'oracolo aveva voluto testimoniare che la sapienza umana è degna di ben poco conto, anzi di nulla, ed è sapientissimo tra di voi, o uomini, quello che come Socrate ha riconosciuto in verità che quanto a sapienza non è degno di alcun conto. Confucio nei dialoghi conferma: quel che sai riconosci di saperlo, quel che non sai riconosci di non saperlo, ecco la sapienza. In India, più di recente, Sai Baba di Shirdi, santo indiano venerato dai fedeli di tutte le religioni del paese asiatico, spiegando ad un suo fedele un verso della Bhagavad Gita, uno dei testi più sacri e venerati dell'India, capovolgendo il significato letterale del passo, ci dice che un vero maestro non ci conferisce conoscenza, ma ignoranza, poiché è conscio che l'assoluto, che è pura conoscenza o essere, è al di là del ragionamento e della parola, e ogni altra cosa quindi non è che non essere o ignoranza. Quindi le istruzioni del maestro sono una forma di abile ignoranza usata per rimuovere l'ignoranza del discepolo, proprio come si usa una spina per rimuoverne un'altra dal piede. La nostra natura essenziale è essere e conoscenza, c'è bisogno semplicemente di rimuovere il velo dell'ignoranza che la nasconde, come delle piante acquatiche che coprono la superficie di uno stagno. Rimuovi le piante e vedrai l'acqua, non devi crearla, è già là. Una cataratta cresce nell'occhio e impedisce all'uomo di vedere, rimuovi la cataratta ed egli vedrà. Questo universo è la manifestazione dell'incredibile Maya, che è ignoranza. L'ignoranza ha una causa e una fine. La sua radice deriva dall'idea che siamo qualcosa di separato dall'assoluto. La conoscenza non è qualcosa da conseguire, deve essere realizzata, non insegnata. Spostiamoci nel Giappone medievale, nell'epoca Kamakura, ed incontriamo i monaci buddisti Honen e Shinran. Shinran, dopo 20 anni nel monastero Tendai sul monte Yei, consapevole di non aver raggiunto l'illuminazione, ancora turbato da passioni mondane, vedendo tra i suoi confratelli solo ipocrisia religiosa, abbandonò la prestigiosa istituzione monastica alla ricerca di una risposta alla sua domanda esistenziale. Si avvicinò al maestro Honen, che come lui proveniva dalla stessa istituzione, e come lui aveva abbandonato quella strada, anch'egli consapevole dei propri limiti e disperato per la propria salvezza. Quest'ultimo aveva trovato una risposta nei commenti del monaco cinese Shantao sui sutra della terra pura del Buddha Amitabha. La risposta è una via adatta a tutte le persone, sia laiche che religiose, vecchie o giovani, ricche o povere, colte o ignoranti. La salvezza può avvenire per chiunque abbia fede nel Buddha Amida e nel suo voto principale, il 18°, che afferma che chiunque ripeta anche solo per 10 volte il suo nome rinascerà nella sua terra pura per poi raggiungere il nirvana. Shinran trovò che questa fosse la strada giusta, quella del Senju Nembutsu, ovvero la pratica esclusiva dell'invocazione del nome del Buddha Amida. Shinran con le sue parole si è portato ad esempio di una umanità immersa nelle illusioni, ignara della profondità del male che è in noi e dell'infinita benevolenza del Buddha. Noi che parliamo sempre di bene e di male senza averne la reale consapevolezza, gli siamo molto grati per questo. Il venerabile maestro diceva spesso: io non so cosa sia esattamente il bene, né tantomeno il male. Se conoscessi il bene dal punto di vista del Buddha, allora potrei dire di conoscerlo. Lo stesso vale per il male. Siamo poveri esseri immersi nelle passioni e nella transitorietà di un mondo che è come una casa in fiamme. Sia io che tutti non facciamo altro che parlare di cose inutili. Non ho idea se il Nembutsu sia davvero il seme della mia rinascita nella terra pura o la causa della mia caduta all'inferno. Se fossi in grado di seguire qualsiasi altra pratica per raggiungere la buddhità e cadessi nell'inferno per il Nembutsu, allora potrei rammaricarmi, ma dato che ne sono incapace, l'inferno sarebbe certamente la mia dimora. Honen affermava: la pratica della via dei saggi tenta di liberare le persone dai mondi illusori attraverso la ricerca della saggezza, mentre la via della terra pura ci insegna a tornare allo stadio di Gucci, cioè di ignoranza, stoltezza, per poter nascere nella terra della somma beatitudine. Riconoscerci come dei bombu, ovvero degli esseri illusi e sciocchi, in preda alle passioni, è quell'atto di profonda sincerità che può portarci sulla strada dell'illuminazione. Credere invece di essere illuminati o vicini ad esserlo è l'illusione dell'illuminazione.
Questa illusione non riguarda solo noi, ma anche i maestri che possiamo incontrare nella nostra ricerca. Seppure un maestro vivente è spesso necessario, ricordiamoci che è sempre un essere umano proprio come noi. Assumiamoci quindi sempre la responsabilità di quello che facciamo e asteniamoci da qualsiasi cosa la nostra ragione non possa ammettere. Potremmo ovviamente sbagliare, ma eviteremo pericoli maggiori. D'altronde i veri maestri non si sono mai definiti tali e i veri santi hanno sempre pensato di essere i peggiori peccatori. Ricordiamo sempre le parole del Buddha: fate un'isola di voi stessi, non accettate nemmeno le mie parole senza averle messe alla prova. Buona ricerca a tutti.